Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda parte di maggio. Abbiamo la carta del mondo, ragazzi, quindi può essere un periodo di compimento, un periodo dove raggiungerete certi risultati, c'è come un completamento e per qualcuno potrebbe anche essere la fine di un periodo, la chiusura di un capitolo per iniziare un capitolo nuovo. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno lunare, segno solare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail e sotto nella descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, il link alle tarot pratiche del 6 di giugno, il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo da un appeso. Tre di bastoni. Abbiamo un mago. 7 di pentacoli. 3 di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade e il sole, ragazzi. Bene, allora adesso andiamo a vedere lo sviluppo energetico durante questo periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò appunto come se siate single. Se però avete qualcuno in testa, vi invito a fermarvi perché nella seconda parte del video andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse, indipendentemente da quale sia il tipo di legame che vi unisce. Allora, partiamo da questo appeso. Abbiamo un 2 di pentacoli, un 8 di coppe, un 9 di coppe e la giustizia. Sembra quasi che siate in un momento di valutazione dove da un lato potreste essere soddisfatti così come siete, dall'altro potreste voler qualche cosa di più. Vi dico sinceramente che con questo 2 di pentacoli all'inizio potrebbero esserci come due personaggi o due situazioni che vi vedono impegnati verso metà maggio. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Cavaliere di coppe e matto. Io credo che qualcuno di voi abbia già conosciuto qualcuno. Se appunto non è ancora successo, il fatto è prossimo. Però è anche vero che qui abbiamo un cavaliere di coppa al contrario e un matto. E c'è come qualche cosa che non parte, c'è come qualche cosa che mm, ha bisogno di essere approfondito, secondo me. Può essere che con questa persona certi temi ancora non si affrontino, magari è proprio una prima conoscenza, sono magari i primi scambi di sguardi, quindi ci potrebbe essere come un timido approccio, però diciamo che questo matto al contrario mi parla anche di un sentimento un po' di sfiducia. Non so se nei confronti della persona o nei confronti della situazione. 7 di pentacoli. Potrebbe essere una questione di tempistiche. Andiamo a vedere il mago. Quattro di pentacoli.
Sole e Regina di Pentacoli. C'è voglia da parte vostra di iniziare, almeno con una di queste due situazioni che vediamo qua? Perché vi dico due? Perché qui comunque c'è un 3 di coppe. Quindi non vi nego che per qualcuno potrebbe essere un periodo dove effettivamente ci sono più energie intorno a voi e probabilmente dovrete decidere. Ho come questa sensazione. Una di queste due energie potrebbe anche essere già, diciamo così, catalogata nella sezione amici e magari voi vorreste qualche cosa di più. Però questo sentimento di sfiducia, questo, è come se non vedeste prospettive. Cioè, sapete che la relazione o la situazione ha bisogno di essere approfondita, però per certi versi è come se mancasse qualche tipo di argomento un po' concreto. Vi vedete, magari potreste anche incontrarvi per un caffè o dovervi spostare in macchina o con qualche mezzo per un pezzettino con questa persona e quindi dover intavolare un discorso, però poi da lì a fare le domande salienti, no. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Due di coppe e forza. Sento che avete voglia di una relazione, avete voglia di iniziare qualche cosa, però è anche vero che con questo matto al contrario, secondo me, non avete tanto voglia di incastrarvi. Io vi dicevo qui che all'inizio c'era un 9 di coppe, qualcuno di voi sta bene così com'è, in questa situazione di libertà, è come se in qualche modo aveste già tutto quello di cui avete bisogno. C'è effettivamente questa doppia opportunità, se guardiamo il 2 di Pentacoli. Una delle due opportunità potrebbe non farsi avanti, l'altra potrebbe essere un po' irraggiungibile, vi dico. Però c'è anche questa vostra reticenza a scendere a compromessi, secondo me. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Carro, eh sì, la scelta. E cavaliere di spade. Sarete ben determinati nella vostra scelta, ragazzi. Secondo me questo appeso all'inizio del periodo vi fa valutare le cose da un altro punto di vista. Qui è che cosa posso aspettarmi dal futuro, che cosa posso creare con questa persona. Potrebbe essere una relazione in equilibrio, magari non ha questo potenziale, voglio davvero compromettervi, alla fine io sto bene così. C'è anche, vi dico, avete un 4 di pentacoli, quindi per qualcuno c'è un attaccamento o a una persona o a un'amicizia. Con la regina di pentacoli potrebbe essere una madre, potreste essere voi le madri che comunque hanno degli impegni con i figli e quindi questo 2 di pentacoli potrebbe essere la persona di interesse e magari gli altri impegni quotidiani. Qui sento che comunque c'è da effettuare una scelta con questo carro, si decide anche con una certa determinazione che strada prendere. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 6 di spade. E appeso al contrario. Ragazzi, io qui ho l'idea che da dopo questa scelta che avrete effettuato, le cose si accelereranno con questa persona. Avete due cavalieri di spade, quindi secondo me sarete ben determinati ad andare a prendervi quello che volete. Io sento con questo 6 di spade che questa sorta di sfiducia, questa riflessione, anche se vogliamo, dell'appeso, potrebbe essere giunto il momento di lasciarla indietro. In effetti qui c'è anche un appeso a testa, in questo caso in su. Ho come l'idea che verso fine mese le cose si sbloccheranno, prenderanno come una piega e una velocità diversa. Andiamo a vedere anche la carta del sole. Giudizio
Imperatore e stella. Qui vedrete molto più chiaro, molto più chiaramente quali sono queste prospettive più elevate che potreste o aspettarvi da questa persona o dalla relazione o creare. Comunque, guardate che cosa c'è sotto, c'è l'imperatrice, qua abbiamo l'imperatore. Perché con la carta della stella sento che ci sono come dei nuovi obiettivi, una nuova speranza di poter costruire qualche cosa. È vero che con la carta del giudizio al contrario non avrete ancora la visione di insieme per la serie che quest'otto di coppe è ancora working in progress, però è vero che si costruisce una bella relazione pulita, genuina, dove probabilmente c'è anche un sentimento di amicizia. È un qualche cosa che può prosperare però secondo me, che può veramente diventare concreto, che può dare come il passo a qualche cosa di solido. Wow ragazzi, allora per chi fosse appunto single e non avesse proprio nessuno in testa, neanche persone così in giro, vi do qualche segno zodiacale così magari vi aiuto a orientarvi. Allora, potrebbe essere Acquario, potrebbe essere Leone, potrebbe essere Cancro, Ariete, Bilancia e Pesci. Va bene, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, che energia ha. La morte. Due di coppe. E cavaliere di spade un'altra volta. Anche questa persona ha voglia, secondo me, di creare una relazione di un certo stile, di un certo spessore con questo due di coppe. Regina di Pentacoli. Queste sono tante. 7 di Pentacoli, 5 di coppe e qui abbiamo il giudizio, l'imperatore e gli amanti. Wow, tre arcani maggiori, ragazzi. Imperatore, imperatore, giudizio, dove ce l'avevate voi? Giudizio qua, me l'ero perso. Entrambi avete il 2 di coppe, entrambi avete il 7 di pentacoli. È come se nella seconda parte della lettura voi acquisiste una certa velocità mentre l'altra persona rallentasse. Vi sento un po', come dire, a ritmi alterni. Allora, andiamo a vedere questa morte, perché io qui ho come la sensazione che questa persona stia lasciando indietro qualcosa o sia come in una fase di separazione. Cavaliere di coppe. Se fosse una relazione difficile, dove magari siete stati in silenzio stampa, sento che con queste carte potrebbe esserci come un non voler gettare la spugna da parte dell'altra persona. Qui abbiamo giustizia e giustizia effettivamente e fante di pentacoli. Io sento che da parte di questa persona potrebbe arrivare una proposta che regolarizza la situazione o la vostra relazione. Qui non vi nego che a voi non è che dispiaccia rimanere così, ma è come se questa persona avesse bisogno di dare un'etichetta, di dare una regola, di capire verso che cosa si sta puntando. Andiamo a vedere due di coppe. Fante di coppe. E cavaliere di spade. Cavaliere di spade, allora, a parte che è uscito 4 volte, ragazzi, 4 volte. Io sento che potreste incontrarvi con questa persona, vedervi, passare del tempo insieme, anche del bel tempo insieme. E però
Sento che si aprono certi discorsi o si sono aperti certi discorsi, però poi è come se non si riprendessero. Cioè ci si vede, però poi alla fine sento con questi due cavalieri di spade al contrario che c'è come il freno a mano tirato. Anche se si delimitano le cose, però poi in realtà a livello di azione, Re di spade, forza e appeso. E appeso. Anche l'appeso ce l'avete un sacco di volte nelle due letture. Ragazzi, io sento che alla persona va bene vedersi, può esserci come un tentativo di strutturare la relazione qui, però poi alla fine manca concretezza, io sento. O potrebbe anche essere che questa persona ha bisogno di più tempo. Effettivamente poi qua se lo prende. Voi sento che siete proprio più lanciati, mm? Avete come carte più fluide, mentre questa persona qui ha tanti contrari comunque, per cui sento che è un po' reticente, secondo me. Potrebbe anche avere delle rigidità, potrebbe risultare un pochettino fredda in questo periodo, nonostante vi dico il tempo che passate insieme sia divino. Andiamo a vedere il re di bastoni. Ruota della fortuna, qui c'è un cambio karmico che deve avvenire, effettivamente qua abbiamo il mondo. Abbiamo un fante di bastoni e la ruota della fortuna. Sento che potrebbe esserci per qualcuno una differenza di età abbastanza importante o una differenza di mentalità piuttosto importante. E mi spiegherei perché la persona ha bisogno di stabilire le regole del gioco, diciamo così, però è un po' sulle sue, se vogliamo. Non fa tanti passi avanti, secondo me. Andiamo a vedere questa regina di pentacoli. 5 di pentacoli e diavolo, ragazzi. Qui potrebbero esserci dei temi di codipendenza, dei temi di dipendenza, potrebbe essere dipendenza affettiva, potrebbe essere una dipendenza economica con il 5 di pentacoli. Cioè, io ho come la sensazione che ci sia qualche tema a livello economico che impedisce probabilmente il fluire delle cose. Può essere che se vogliate organizzare un qualche tipo di viaggio, di progetto, uno dei due, ed è facile, l'altra persona sia impossibilitata magari a livello economico, potrebbe aver avuto delle perdite. Dieci di coppe. Ho come l'idea, scusate, ho come l'idea ehm, che ci sia come un ideale legato alla famiglia, a un'unione duratura o alla felicità che questa persona non crede di poter concretizzare. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Perché è come un momento di stop che la persona si prende, regina di coppe, e 10 di pentacoli. Le due regine sono a testa in giù, eh. Non lo so, c'è un qualche tema con questa persona legato al creare una famiglia, al far parte di un gruppo, al sentirsi dipendente o vincolato ad un gruppo probabilmente per qualcuno. E questo crea come questa sensazione di vuoto. 5 di pentacoli, 5 di coppe. Questa persona potrebbe avere un vuoto effettivamente. Andiamo a vedere 5 di coppe. Eremita. Re di coppe.
Mm. Sento che questa persona ha come delle cose qua da risolvere, secondo me. È per quello che ci va con i piedi di piombo, che magari appunto vi vedrete, passerete del bel tempo insieme, però da lì a dire che possa nascere un qualche cosa di più, è vero che abbiamo queste bellissime carte, però secondo me si parla poi già di giugno, dove c'è come una maggior presa di consapevolezza su quello che si può costruire in equilibrio. Sento che c'è un potenziale di costruire qualche cosa in equilibrio, un amore ricambiato, reciproco, ma è come se questa persona dovesse uscire da questo stato di vuoto, da questo stato mentale, egoico, potrebbe essere tossico, potrebbe essere di isolamento con questo eremita. Sento che è come se avesse un po' perso le speranze e c'è comunque un qualche cosa che deve cambiare con questa ruota della fortuna, c'è come un ciclo che deve cambiare, che si deve chiudere. Diciamo che avere il giudizio qui alla fine della lettura promette bene, nel senso che è un momento di risveglio per questa persona, ok? Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa viene fuori. Uh, fiamme gemelle, ragazzi, yin yang, bilanciamento, unione, dualità, parla di coppie e di complementarsi l'un l'altro. Ma io infatti vedo che c'è un potenziale da costruire molto concreto con questo imperatore e che la persona ha solo bisogno di vederlo, secondo me. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 17 e parla di guarigione sciamanica. C'è come un qualche tema. Ragazzi, qui potrebbe essere un tema legato alla madre o alla maternità o all'essere madre, perché con quest'aquila dietro o sopra la testa di questo ragazzo, a me vengono sempre in mente le costellazioni familiari. Quindi, secondo me c'è un qualche cosa che o voi state, come dire, portandovi dietro a livello di costellazioni familiari o questa persona, perché comunque anche qui c'è la stella e il giudizio, eh. Qui secondo me potrebbe esserci un tema a livello karmico, a livello animico, da ripulire, ok? E difatti qui parliamo di pulizia. Amici dello Scorpione, fatemi sapere come vi risuona la lettura, lasciate un commento che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi al canale o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail, sotto poi trovate anche il numero di telefono e se volete fare questo percorso di crescita diciamo da autodidatti potete abbonarvi al canale. Praticamente in quella sezione io tratto tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, lo sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Si parla di credenze limitanti, si parla di alto-basso astrale, di kundalini, di come trascendere l'ego, di come sviluppare i sensi psichici, di come è la vista eterica. Ho aperto recentemente una nuova playlist sull'ermetismo, quindi è già materiale un po' più esoterico, però insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!